La pizza di scarola è una pizza con dentro la scarola che è un'insalata che possiamo fare cotta, buona anche cruda, può essere anche riccia, che è un po' più amarognola. È una ricetta napoletana, momento, non voglio cacciarmi nei guai. Mi hanno detto che è napoletana e poi la fanno un po' dappertutto, ognuno ha la sua ricetta, le sue varianti. Io vi faccio vedere come la faccio io, poi voi fate come volete. 300 g di farina, questa è una farina di tipo 1, semi integrale. 200 g di acqua tiepida, intorno ai 25-26 gradi, non di più, e ci mettiamo dentro 4 g di lievito di birra secco, va bene anche 10-12 g di quello fresco. Una volta sciolto il lievito, un paio di minuti, lo mettiamo dentro insieme con la farina. Potete usare anche le farine normali, quelle 0, 00, l'unica cosa che magari alla fine potrebbe essere un pochino appiccicoso, quindi cosa fate? Alla fine ci aggiungete ancora un cucchiaio di farina, solo se serve. Ci metto anche un cucchiaino da caffè di sale, sono circa 3-4 grammi. Naturalmente si può impastare anche a mano, senza problemi. Impastare per 8 minuti. Impasto fatto. Lo lavoriamo un attimino a mano e creiamo una palla. Ci vuole un attimo, 20 secondi. Tagliamo a metà, più o meno. Non c'è bisogno di fare farmacisti, pesarla. Facciamo 2 palle, una non è precisissima, ma non c'è bisogno di essere precisissimi, 2, e li coprite con un piatto, con quello che c'è, e lasciamo lievitare un attimino. Intanto prepariamo la scarola. Tagliamo la scarola, la potete lasciare anche intera la foglia se volete, basta staccare la parte sotto. Naturalmente io l'ho già lavate, le ho scolate e tutto. Io le taglio molto grosse perché dopo quando cuociono si riducono. Scarola fatta. Questa è scarola sufficiente per una pizza di circa 25-26 cm di diametro, altezza abbastanza alta. Via l'impastatrice, su una bella pentola o una bella padella, olio d'oliva, quanto basta, non tantissimo, o poi se poi vi piace mettetene tantissimo, però non esageriamo. Un bel peperoncino rosso, a piacere, se volete ce lo mettete, se non volete non ce lo mettete. Uno spicchio d'aglio. L'aglio, se volete, dopo un po' lo tirate via. Io lo lascio dentro perché mi piace, però se non volete la sorpresa poi di trovarvelo dentro non lo mettete. Ci metto anche olive nere, fuoco, uva passa, una bella manciata di uva passa, e ci mettiamo la scarola. E ci andrebbe anche i pinoli, i capperi, qualcuno ci mette anche la cipolla. Se volete la mettete, se non volete non la mettete. Io oggi non l'ho messa perché non mi piace, perché non ce l'ho. Non c'ho i pinoli, i capperi e non ce l'ho messa, però vedete voi, comunque anche l'uvetta è facoltativa. Le olive invece no, le olive sono importanti, e anche l'acciughina ci sta molto bene. Moltissimi mettono l'acciughina, io non l'ho messa perché ai miei figli non gli piace, però se volete mettercela ce la mettete. Sale, pepe, coperchio, e lo lasciamo appassire 5 minuti. Wow, in 2 minuti è appassita. Bisogna fargli asciugare tutta quell'acquetta che ha fatto, quindi fuoco forte e mischiare spesso. Una volta che la scarola è appassita, si è adagiata, il coperchio non serve più, altrimenti non evapora più il liquido che c'è sotto. Una volta che si è asciugata così, la tiriamo via dal fuoco. Intanto che la scarola si raffredda un po' e prepariamo la pizza. È lievitata un pochino nel frattempo, è passata circa 20-30 minuti. Allargo come una pizza. Vi raccomando di non farla troppo sottile al centro, altrimenti dopo vi si sfonda sotto, diventa trasparente, non ha spessore, quindi allargate di più i bordi, schiacciate di più sui bordi, ma al centro poco meno. Userò la teglia di mia nonna, questa ha fatto le guerre puniche, è una diametro 24 sotto. Un po' di olio, la pizza finiamo di allargarla dentro la teglia, così gli prende la misura giusta, sennò poi viene la pizza così e la teglia così, è un casino. Un po' di olio d'oliva, di quello buono, per fare questa ricetta ci vuole l'olio d'oliva buono, non usate gli scartini al supermercato e dopo vi viene non è buona, colpa di Rappanello. Dentro la pizza, quelle buone.
e si allarga da sola, praticamente potevo solo minacciarla, lei si allargava. E vedete che al centro non è sottile, è tutta uguale, tutta uniforme. I bordi, solo i bordi, li mando un po' su, un pochino, è una pizza. Gli fate un pochino di bordo, così, vedete, appena appena, però senza andare a usare la pasta che c'è al centro, solo quella dei bordi. Appena appena, non tantissimo, 1 centimetro. Ci aggiungo al centro, butto prima tutto al centro, come cade cade, tutta la mia scarola, le olive, l'uva passa. Ricordate che abbiamo dentro l'aglio latitante, se volete lo lasciate, se no lo cercate e lo tirate fuori. Distribuiamo uniformemente la nostra scarola, le olive e tutto il resto in maniera omogenea. Una cosa facoltativa è l'aggiunta di scamorza affumicata, non lo fa quasi nessuno questa cosa, però ai ragazzi piace molto, quindi io scamorzo di brutto, va bene anche la mozzarella, va bene anche... La ricetta comunque non prevede l'utilizzo di formaggio, vedete voi, fate un po' come preferite. Si chiama pizza, però non è una pizza, è una specie di focaccia farcita, perché sopra ci va la cofana e qui entra in gioco la nostra seconda pallina di pasta. Facciamo come prima. La raccomandazione anche in questa seconda pallina di pasta è quella di schiacciare di più i bordi e di meno il centro, perché altrimenti dopo non lievita, perché vi ricordo che questa ha fatto solo mezz'ora di lievitazione, adesso deve lievitare un po'. Mettiamo sopra la pizza, aggiustiamo i bordi, adesso schiacciamo, vedete, a mezzo centimetro dal bordo, la mandiamo giù, sembra quasi la torta pasqualina la forma, ecco. Se volete gli potete dare dei pizzicotti per creare come delle ondine, è una cosa decorativa, se volete lo fate, se no la lasciate come era prima che era già bella lo stesso. Facciamo un buchino, perché altrimenti invece di fare una pizza facciamo un vulcano, un calzone. Ora deve lievitare un pochino, la verdura dentro era un pochino ancora tiepida, quindi lieviterà in mezz'ora, farà molto velocemente, però copritelo con un piatto, non usatemi le pellicole, io ce l'ho su con le pellicole. E che senso ha usare la pellicola, tira fuori la pellicola, cioè abbiamo i piatti, che dopo è lo stesso in cui ci metto sopra la torta, metto sopra il piatto, mezz'oretta, senza... Cosa ci ho messo? Mezzo secondo. Beatrice, di qualcosa anche tu. Ecco, dopo circa un'ora, un'ora e mezza, ma potete anche metterla in frigorifero e farla anche dopo 4-5 ore, l'importante è che non lieviti troppo, devi lievitare un po'. Ci metto un po' di olio extravergine sopra, sempre buono, Poi con il pennello, col ditino, quello che volete, gli diamo una leggera unta. Questo serve per farlo diventare croccante. Potete farlo anche con l'uovo, con il latte, diventerà più lucido, scegliete voi. Però secondo me con l'olio viene più buono, più croccante. 180 gradi, forno già caldo per circa 30 minuti, dipende un po' dal forno, 30-35, meglio 5 minuti in più che 5 minuti in meno. In mezzo al forno, statico ventilato, è uguale. 35 minuti ci ho messo, 5 minuti più del previsto, ma è venuta perfetta, guardate che bella dorata, bella rossa, profumo spettacolare. E adesso stacca subito perché le teglie qui sono spaziali, sarà vecchia ma oh la 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 lo 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 opla. Ha fatto una crosticina davvero dorata, morbida, fragrante. Il profumo è spettacolare e dentro è guarda qui Beatrice, che roba, è perfetta, non troppo pane, non troppa verdura, è perfetta, magnifica.